No, non ce n'è acqua. Finito. Subito da stamattina, prima che fa una sciacquata di mano. Non so fare niente. Preparato, sì. C'è un raffreddore stamattina e... Cosa avrò preso umidità, no? Sulla barca, ma come metto piede su quella barca io? Proprio, chissà, è un'allergia proprio. Pure se la barca non si muove, mi viene l'umidità. Come fai tu a stare notte e giorno sopra questo? No, non pigli mai niente. Io come ci salgo? Mi è arrivata una cartolina dall'America, scritto Gaetano e Alfredo, guarda. Questa è l'America intorno, questa è una macchina americana, che loro hanno detto se la comprano pure loro, c'è scritto qua, ce la compriamo, ma secondo me scherzano un po' perché questo costerà un sacco di soldi, però loro dicono che questo qua è un paese... ricco, un paese che si lavora, un paese, noi stiamo ancora qua con l'acqua così e invece loro come stanno, no? Senti Mario, a te la pesca non ti è mai piaciuta? C'è il raffreddore, lo prendo. Se vuoi vai in America, vai in Giappone, ma un lavoro lo devi trovare, non sei un ragazzino. Stazione Termini. Una folla di facinorosi ha turbato il quotidiano via vai frettoloso dei viaggiatori che ogni giorno affollano le pensiline dei binari. I disturbatori della pubblica quiete non sono né ubriaconi in vena di schiamazzi, né le solite teste calde che oggigiorno protestano ormai per sport. Sono intellettuali, scrittori, giornalisti. Perché si sono riuniti urlando alla stazione tanto da scomodare agenti e carabinieri? Con l'arrivo del treno è svelato l'arcano. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda, poeta cileno noto in tutto il mondo per le sue poesie e per le sue idee comuniste, che gli hanno procurato non pochi guai, ultimo l'esilio dalla sua patria. Il poeta sembra essere molto amato in Italia e a giudicare dalla passione che questa bella donna mette nell'abbracciarlo, non solo per le sue doti morali. Le donne vanno pazze per le sue poesie, forse perché Pablo Neruda scrive versi d'amore, che si sa è l'argomento preferito dal sensibile animo femminile. Ma torniamo ai nostri facinorosi. Il nostro ministro dell'Interno ha prontamente raccolto la loro protesta sospendendo il provvedimento di espulsione di Neruda richiesto dal governo cileno. Il poeta potrà così rimanere in Italia ospitato in una piccola e meravigliosa isola di fronte alle nostre coste e anche se non potrà allontanarsi senza l'autorizzazione della polizia locale, la bellezza del luogo gli renderà l'esilio meno duro. Mare, sole, molta bene e gente semplice ma ospitale. Il poeta non potrà che avere un buon ricordo dell'Italia e del suo governo che gli ha dato la possibilità di soggiornare in un luogo che gli ricorderà la sua terra. E questa accogliente casetta tuffata nella natura non potrà che farlo sentire come a casa propria.
Le mie condoglianze, donna Rosa. Grazie, dottor Di Cosimo. C'era bisogno di gente come lui in paese. Ci mancherà. Ora poi ci mandano pure i comunisti. Così va il mondo, dottor Di Cosimo. Siamo belli, oh. Allora, il mittente sei tu, Anita Scotto. Questo qui è il nome di tuo figlio, va bene? Bene. Per il posto. Ah, va bene, aspetta. Allora, questa è la città, tutto a posto. Tutto. Cosa hai mandato? Capperi. Ah, grazie. Chissà com'è contento. Buongiorno. Ciao. Sei analfabeto? No, io so leggere e scrivere. Senza correre, però. Siediti, dai. Allora, si tratta di portare lettere e telegrammi giù a Cala di Sotto. Ah, benissimo, io abito proprio là. Il destinatario è uno solo. Una sola persona. Beh, a Cala di Sotto sono tutti analfabeti, lo sai benissimo, no? Io non sono alfabeto, comunque, vabbè. Va bene. Allora, è tutta apposta per il signor Pablo Neruda. Pablo Neruda, il poeta amato dalle donne. Pablo Neruda è il poeta amato dal popolo. Al popolo, anche dalle donne lo sentì alla settimana Incomano lì. Però, Sì, va bene, ma soprattutto dal popolo. Lui è un comunista. Va bene? Allora, da 2 giorni il poeta riceve valanghe di corrispondenza da tutto il mondo. Pedalare con la borsa è come portarsi un elefante sulla schiena. aspetto qui. Sì, arrivo subito. Allora, senti, lo stipendio è da fame, lo sai, no? In genere i postini si arrangiano con le mance, ma tu con un cliente solo ti basta appena per pagarti il cinema una volta alla settimana. Benissimo. Ti va bene lo stesso. Allora, io mi chiamo Giorgio. Giorgio. Sono il tuo superiore e dovresti chiamarmi superiore. Ma io non ci tengo perché sono un comunista anch'io. Allora, mi raccomando, il poeta è un'anima grande e generosa. Gli dobbiamo rispetto. Tu lo saluti, lo ringrazi. Certo. Se ti dà la mancia, lo ringrazi un'altra volta. Bene? Benissimo. Allora, questo è il cappello, questa qui è la borsa, oggi è il 15, il primo stipendio è il 27. Senti, già che ci siamo, queste sono le chiavi. Apri tu la mattina e chiudi la sera. Va bene? Va bene. E quando incominci? Lunedì mattina, ore 6:45, apertura serranda. Poi il pubblico no. Ma già ti vesti? No, mica mi ho messo il cappello. Solo questo perché serve per fare la forma. Il giorno dopo fa male alla testa, portarlo tutto il giorno e me l'ha detto il capo. È un trucco proprio dei postini. Una cosa nostra, insomma. Buongiorno. Buongiorno. Posto.
Sí, Amor, ¿hay algo para mí? no, no hay nada. Ah, no, ¿eh? No. Ah, no. Ah. Ah. Grazie. Grazie. Donna, pure questo. Donna. Maria Concina, donna. Angela, donna. Jean-Marie che è uomo, donna. Donna, Donna, sapevo. Questo pure donna. in Cile anche le donne si interessano di politica. Non lo so, però, ma tutte donne, com'è possibile? Donne. Senti, ma lui, Don Pablo, com'è? È normale. Di persona, come... Normale, lui certo parla, vabbè, si sa, no, diverso. Poi, quello che subito si capisce che lui, per esempio, lui ha la moglie, sai come la chiama? No. Amor. Pure se, per esempio, sta lontano, si chiamano proprio Amor. Amor. Davvero? È poeta, da quello subito si capisce che è dopo. Buongiorno. Grazie. Grazie. Senta, se per caso avete bisogno di qualcosa, di latte, pane, io posso... No, no, grazie. Matilde va a fare la spesa ogni giorno. Capito, no? Infatti, se qualche volta non vuole uscire, me lo potete dire a me, tanti fate e venga. No, no, non ci serve niente, grazie comunque. Infatti, io per caso, sì. Buongiorno. Questo lo capisco, no? Perché c'è una... come presenza proprio, no? Uno lo vede, mette un po' di soggezione. Poi ci diventi amico, come siamo amici. No, perché devo dire uno proprio che normale, si diverte, scherza pure, non è che sta sempre là a fare le poesie, no? Un libro è arrivato a Napoli. Mi raccomando, Mario, di non dargli fastidio con 1000 domande. No. Ricordati che è proibito ai postini infastidire il cliente con richieste atipiche. Lo so, non infastidisco, io gli chiedo solamente la dedica sopra al libro e basta, così quando prendo lo stipendio vado a Napoli e faccio vedere alle ragazze che niente di meno io sono amica di Neruda, il poeta dell'amore Il poeta del popolo. e del popolo. Sì, va bene, ma tu devi cercare il momento giusto, con educazione, perché se lui sta pensando a una poesia, magari politica, e tu vai lì a infastidirlo con la firma, lui se la dimentica, tu hai combinato un guaio mondiale. No, ma che sono scemi, non vedo quando sta pensando, no? Poi non è che mo arrivo là, dico, mi fate una te. Per ora io sto guardando un po' le poesie pure, no? Così mettiamo che lui o mi fa una domanda o mi interroga su una cosa, può essere pure che io so rispondere, capito? Così.
Scusi un attimo, me lo può firmare? Per piacere, me lo può firmare? Me lo rende unico, maestro. Me lo rende unico, maestro. Qua. Mario Ruoppolo. Via. Grazie. E la posta? No, niente posto. Sì. Ma dai, Mario, ma puoi essere contento, no? Io che contento. Non c'ho, gliel'ho pure detto chiaro, Mario Ruoppolo, io. Cordialmente Pablo Neruda. Che vuol dire? Cioè, voi dite che non la può cancellare e riscriverla meglio, che si vede che è per me, che siamo amici. No. Ma ti sembra logico che lui si mette a cancellare la dedica perché non ti piace e te ne fa un'altra? Beh, perché? No, ma non è che lui ha scritto così magari perché tu sei andato lì a disturbarlo mentre lui pensava. No, gli ho chiesto, lui stava guardando la montagna. Ecco, appunto. No, lo so che la montagna, però stava con la cipolla in mano. Ah, ecco, perché secondo te un poeta, siccome ha le cipolle in mano, non può pensare, eh? Beh, ma allora io quando c'è a chiesa questa cosa, nemmeno quando sta con la cipolla, si sbucciano la cipolla, nemmeno allora. Ma lui è un uomo che ha da fare, non può stare dietro a tutto quello che vuole la gente, scusa. Beh, però lui è comunista. E questo che cosa vuol dire? Non l'avete detto voi che i comunisti vogliono bene alla gente? Che ci vuole? Senti Mario, non farmi venire nervoso, eh? Allora, questo qui è un libro che ho comprato io del poeta. Allora, quando e se ne avrai occasione, con molta delicatezza, mi chiedi se per piacere mi mette una firma. Una firma? Ah. Allora prendete questo, cordialmente Pablo Neruda, è uguale. Ma no, scusa, questo qui è tuo, l'ha fatto per te. Ma da volentieri, no, non... no. Io voglio che tu gli dici proprio così. Allora, il capo telegrafista, compagno Giorgio Serafini, vi chiede gentilmente se potete gentilmente mettere una firma. Devo aspettare però il momento giusto, che non sto pensando, non sto a cipolla. Io aspetto, poi possono passare mesi e quando succede, succede. Volete il mio? Ho detto di no! No, vabbè, aspettate. Un po' di cose, la faccio scaricare tutto, va, come le cose sotto. Tutta, va bene. Buongiorno. 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 Dottor Di Cosimo, come sdebitarmi con voi? La vostra corona è la più bella. Niente, donna Ro, voi votate e fate votare. Quando verrà il momento voi mettete una bella crocetta con la matita. E speriamo che la mette pure qualche vostro cliente.
Posta. Grazie. Grazie. Che ti succede? Don Pablo? No, te ne stai lì ritto come un palo. Inchiodato come una lancia. No, immobile come la torre degli scacchi. Più quello di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odi elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Che sarebbe? Le metafore. Beh, le metafore, come dirti? È quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. Allora è semplice. E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. E scusate, Don Pablo, me ne vado. Ieri stavo leggendo una cosa, no? Stavo scritto: l'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Pure questa è una metafora. No, no esattamente. A me mi piaceva pure quando avete detto sono stanco di essere uomo. Perché è una cosa che pure a me, no? mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. E perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere? Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla. Mi apri questa, per favore? Chi, io? Sì. La apro. Sì. Ho le mani sporche. È scritto in straniero. Questo è più importante di queste altre. Sì, viene dalla Svezia. Che c'ha la Svezia.
È il premio Nobel di letteratura. Un premio. Se me lo danno, non lo rifiuto. Perché quanti soldi sono? 171.135 corone svedesi. Non li conosco. Sono tanti. Oh, tanti, sì. Allora glielo danno, sicuro. Quest'anno ci sono candidati con maggiori possibilità. E beh, perché? Perché hanno scritto grandi opere. No, lo danno a voi sicuro. Grazie. Senta che apro le altre lettere allora. No, lasciale lì, le leggerò più tardi. Che sono d'amore. Oh, che domande. Se ti sente Matilde. Scusate, Don Pablo. Detto così, vedi. Pure a me piacerebbe fare il poeta. No, è più originale continuare a fare il postino. Almeno cammini molto e non ingrassi mai. Noi poeti siamo tutti obesi. Però con la poesia posso far innamorare le donne. Come si diventa poeta? Prova a camminare lentamente lungo la riva sino alla baia, guardando attorno a te. Mi vengono le metafore. Sicuramente. Mamma mia, mi piacerebbe, sarebbe veramente bello. Potrei dire tutto quello che voglio. Ma anche se non sei poeta, tu puoi dire quello che vuoi. E vabbè, ma no bene come... Molto meglio dire male qualcosa di cui si è convinti, che essere poeta e dire bene quello che vogliono farci dire gli altri. Don Pablo? Poi ne riparliamo, eh? Un'altra volta. Sì, no, adesso, infatti. Arrivederci, Don Pablo. Don Pablo! Dimmi, Mario, c'è qualcuno che potrebbe venire a casa mia per vedere il problema dell'acqua? Che avete l'acqua? No, non ce l'ho. È questo il problema. Ah, no, quello mica è un problema. Perché? È normale. Normale. Sì, e quello sarà finita l'acqua sulla cisterna. E non... voi usate tanta acqua. Beh, tanta no. Quella di cui ho bisogno. E allora è troppo. Vedete? Perché finisce all'improvviso, perché qua arriva la nave cisterna, ma una volta al mese. E allora l'acqua si finisce. Abbiamo questo, loro dicono che ci danno l'acqua diretta, ma questo da un sacco di tempo, arriva l'acqua diretta, ma... E voi non dite niente? Che dobbiamo dire? No? Mio padre sì, lui ogni tanto bestemmia,
ma da solo. Mario, ci sono persone che con la forza di volontà riescono a cambiare le cose. È un peccato. Questo posto è così bello. Voi dite? Sì? Siediti. Aquí nella isola è il mare, il quanto mare. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. En azzurro, en schiuma, en galoppo. Dice che no, poi che no. Non può stare tranquillo. Me chiamo mar, repite, appiccicandosi a una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con 7 lingue verdi, de 7 tigri verdi, de 7 cani verdi, de 7 mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, non la poesia. Strano come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti sentivi? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora. Esatto, come il mare. Infatti Ecco, e sto è il ritmo. infatti mi è venuto il mal di È mare. il mal del mare. Perché non so spiegare, ho sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Eh, Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? non che ho fatto? Una metafora. No. Sì? No, Come che no? ma veramente? Sì. Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare. Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiegano, che il mondo intero, no? Ma il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole, Ora tu puoi già dire eccetera, eccetera. eccetera, eccetera. Cioè il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. Ho detto una stronzata. No, per niente. Per niente. Avete fatto una faccia strana però. Mario, facciamo un patto. Adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda. E poi domani ti darò una risposta. Ma veramente? Sì, veramente.
Pablo, buongiorno. Devo parlare con voi, Don Pablo. Deve essere molto importante perché ansimi come un cavallo. Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave, c'è rimedio. No, che rimedio, Don Pablo, ma non voglio rimedi, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato. Sì, ma di chi ti sei innamorato? Si chiama Beatrice. Ah, Dante. Don Pablo? Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario. Che fai adesso? No, un attimo, scrivo quello che avete detto, il nome, Dante. A Dante lo conosco, Alighieri. Com'è con l'H si scrive? Aspetta, te lo scrivo. Grazie. Ecco. Alighieri. Sono proprio innamorato. Questo me l'hai già detto, però io cosa ci posso fare? Non so, Don Pablo, sì, mi può aiutare. Ma io sono vecchio. Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola. Ma come? Non le hai parlato? Quasi niente. Cioè, la guardavo e mi innamoravo. Così, tutto d'un colpo. No, l'ho guardato prima 10 minuti. E lei? E lei mi ha detto... Guardi, non hai mai visto una? Come ti chiami? Beatrice Russo. Beatrice Russo. E tu? Non è venuto niente da dire. Niente. Niente di niente. Non le hai detto una parola. No, niente, no. Ho detto 5 parole. I quali? E ho detto come ti chiami? E lei? È Beatrice Russo. Beh, come ti chiami fanno 3 parole. E le altre 2? È Beatrice Russo, ho ripetuto io. Don Pablo, se... Cioè, non voglio disturbare, lo so, ma me la puoi scrivere una poesia per Beatrice? No. Ma se neppure la conosco. Un poeta ha bisogno di conoscere l'oggetto della sua ispirazione. Non posso inventare qualcosa dal nulla. Io ho questa pallina che Beatrice si è messa in bocca, ha toccato proprio. E allora? Sì, può servire questa, no, per conoscerla. Guardi, poeta, se lei si mette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel? Senti Mario, io vorrei un pizzicotto per uscire da questo incubo. Ma io che devo fare, Don Pablo? Qua nessuno mi può aiutare, sono tutti pescatori, nessuno sa dire niente. Che devo fare? Ma anche quei pescatori, anche loro si sono innamorati, no? Sono riusciti a dire qualcosa alle ragazze che gli piacevano, a farle innamorare, a farsi sposare. Cosa fa tuo padre? Pescatore, per forza. Sì, ma avrà pur parlato qualche volta con tua madre per convincerla a sposarlo, no? No, non credo proprio, pure perché mio padre non parla mai. Su, avanti, dammi la mia posta.
No, grazie, non voglio niente. Che fame. Che stai solo. Volete qualcos'altro? No, niente, grazie. Beatrice, il tuo sorriso espande come una farfalla. Sei caduto dal letto stamattina tu, giovanotto? No, sono venuto prima perché c'era questo che mi pareva importante. Ah, hai ragione. È importante. E poi c'avevo un'altra cosa che vi volevo dare da un po' di tempo e mi scordavo sempre. Metto qua. Arrivederci. Aspetta un momento. Ho anch'io una cosa per te. Prendi. Ti potrà servire per le metafore. E la radio? No, si tratta, come dirti, di una specie di radio, sì. Vedi, tu parli lì dentro e questa ripete quello che hai detto. No. Cioè, voi parlate qua e sentite un'altra volta quello che dite voi. Sì? E quante volte? Tutte le volte che vuoi. Però non bisogna abusarne. Anche l'idea più sublime, se la senti troppe volte, diventa una stupidaggine. E ora ascolta, eh? Poeta, soy Antonio. Conmigo están Cosme, Domingo, Salvador y todos los demás. Estamos todos. Nos hemos encontrado para festejar, porque hoy es tu cumpleaños. Y por eso, brindemos. Hemos leído tus poesías y hemos tomado a tu salud. Y ahora, poeta, recibe este regalo. Tu canto general se lo pelean. Ya no se encuentra ninguna copia. Y vamos a republicarlo. Gracias, Pablo, por habernos dado estas poesías. Belle notizie. Quando ero senatore della Repubblica, andai a visitare la Pampa, una regione dove piove ogni mezzo secolo, dove la vita è dura in modo inimmaginabile. Volevo conoscere la gente che aveva votato per me. Un giorno, un uomo uscito da una miniera di carbone a Lota, era una maschera di sabbia e di sudore. Il viso è stravolto da una fatica terribile, gli occhi arrossati dalla polvere.
Mi tese la mano calosa e mi disse: dovunque vas, parla di questi tormenti. Parla del tuo fratello che vive là sotto, nell'inferno. Ho sentito allora che dovevo scrivere qualcosa che accompagnasse le lotte degli uomini e fosse la poesia dei maltrattati. E fu così che nacque il canto general. Ora, mis compañeros mi informano che sono riusciti a pubblicarlo clandestinamente in Cile e che sta andando a ruba. Questo mi rende felice. È così. Queridos compañeros, escuché recién vuestra grabación, que me ha alegrado tanto. Me da mucho gusto publicar el libro en Chile, me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha llegado a ser un gran amigo mío, Mario Ruopolo. Ho detto che sono qui con un amico che vuole salutarli e dirgli una cosa bella di questa bellissima terra che mi sta ospitando. Sì. Buongiorno. No, lì no. Buongiorno. Una cosa bella dell'isola. Sì, una delle meraviglie della tua isola. Beatrice Russo. Sì, muy bien. Bene. Beh, ora ce ne andiamo all'osteria a conoscere questa famosa Beatrice Russo. Ma state scherzando? No, dico sul serio. Diamo un po' uno sguardo alla fidanzata. Mamma mia, Pablo Neruda e Mario Ruopolo all'osteria, quello ci muore. E allora? Adesso cosa c'è, Mario? Don Pablo, quando ci sarà il mio matrimonio con Beatrice Russo, me lo fate il testimone? Senti, prima beviamo un bicchiere e dopo prendiamo una decisione. Vieni qua! Che te ne suono! Fai presto! Guarda chi vede, Neruda. Buongiorno. Ciao, Mario. Cosa piglia? Un bicchiere di vino rosso, grazie. E un redu pigliardino che piglia? Anche tu un bicchiere di vino rosso? Vino rosso, sì. 2 bicchieri di vino rosso, per favore. E anche una penna per scrivere. Dammi il quaderno. Quaderno? Perché? Grazie. Grazie. Un momento. Ecco fatto. Hai già trovato la tua poesia. Se per caso ti viene voglia di scriverla, ecco il quaderno. Grazie.
Beatrice, Cosa c'è? Via, via, è ora di chiudere. La bottiglia non me la faccio pagare. Adesso andate a casa che devo chiudere. Che stai facendo? Stai pensando? La finestra aperta. Con la finestra aperta. Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore. E che tanti se mai parla così difficile? E che metafora t'ha fatta? Fatto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Quando mi ha detto così io ho riso. il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. E lui? Cosa mi ha detto? No, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, tiene pure due mani. Non mi ha neppure toccata. Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. Come sulle rive del biancoceano. Mi piaci quando taci, perché sei come assente. E tu? E lui? Anche lui mi guardava. Poi ha smesso di guardarmi negli occhi. Ed è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli, senza dir niente, come se stesse pensando. Figlia mia, basta. Quando un uomo comincia a toccarti con le parole, arriva lontano con le mani. Non c'è niente di male nelle parole. Le parole sono la peggior cosa che possa esistere. Preferisco 1000 volte che un ubriacone al bar ti tocchi il culo con le mani, anziché che ti dicono che il tuo sorriso vola come una farfalla. Si espande come una farfalla. E a vola si espande io stessa. Ma ti sei visto così come ti vedo io? Basterebbe sfiolarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli. Lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto non c'è differenza fra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente, hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba, hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Buongiorno padre. Questa gliel'ho trovata nel reggimento. Adesso voi me la dovete leggere. Su, per il momento le ho proibito di uscire di casa. E allora? È una poesia. Ah. E volete leggere? Nuda. Madonna. Inclinado sobre las tardes recojo mis reti. Come sono le reti? Mario, me manca un aggettivo. Reti quali? Da pesca? Sì, Tristi. tristi. Recojo mis tristes redes.
Bene. Tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor. La amiga fue tu madre selva cuando te envenenó mi amor primero. Con su esperanza esa mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van. Hay una señora, me parece la mujer de la lotería, doña Rosa. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vuole... Sì. La prego, signora, si sieda. No, quello che devo dire è troppo grave per parlarne seduta. Di che si tratta? Da un mese a questa parte gira intorno alla mia osteria quel tale Mario Ruoppolo, il quale ha insidiato mia nipote. Oh. Cosa le ha detto? Metafore. E allora? E allora, con le metafore, mi ha riscaldato la ragazza come una stufa. Un uomo il cui unico capitale è quello di avere i funghi tra le dita dei piedi. Ma se hai i piedi pieni di microbi, con la bocca sa dire cose che incantano. No. Sì, ha cominciato innocentemente, dicendo che il suo sorriso era come una farfalla, ma adesso è passata a dire che il suo seno è come un fuoco a due fiamme. Oh. Ma lei crede che questa immagine è solo un'immagine o invece che la... Sì, io penso proprio che abbia toccato con me. Leggete, questa ce l'aveva nel reggiseno. Ah. Nuda, bella come... Nuda sei delicata come... Notti nella isola e stelle fra i capelli. È bella. Ma allora vuol dire che ha visto mia nipote nuda? Ma no, signora Rossa. Da questa poesia niente ci può far dedurre un fatto del genere. No, la poesia non mente. Mia nipote nuda è proprio come la descrive la poesia. Perciò mi faccio il piacere di dire a quel tale Mario Ruoppolo, che da lei ha imparato tante cose, di non vedere mai più da oggi e per tutta la vita mia nipote. E gli dica pure che se lo farà una schioppettata non gliela toglie nessuno. È chiaro? Sì. Buongiorno. Sei pallido come un sacco di farina. Sì, se fuori sono pallido, dentro sono rosso. Non saranno certo gli aggettivi a salvarti dai furori della vedova.
Tanto se mi fa qualcosa va in galera. Oh. Un paio d'ore ed è in libertà. Dichiarerà di aver agito per legittima difesa. Dirà che ha insidiato la verginità della sua polzella all'arma bianca. Con una metafora, sibilante come un pugnale, incisiva come un canino, lacerante come un imene. La poesia avrà lasciato l'impronta della sua saliva sediziosa sui capezzoli della Vergine. Ecco, il poeta François Villon fu impiccato a un albero por mucho menos, e il sangue gli sgorgava dal collo come rose. Non me ne importa niente, mi può fare quello che vuole, io sono pronto a tutto. Bravo. È davvero un peccato non avere a portata di mano un trio di chitarristi che ti facciano cucurucucù. Caro poeta e compagno, lei mi ha messo in questo qua e lei mi deve tirare fuori. Perché mi ha regalato i libri, mi ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli. È colpa sua se mi sono innamorato. No, signore, io non c'entro niente con esto. Ti ho regalato i miei libri, sì, ma non ti ho autorizzato a usarli per il plagio. Se penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde. Beh, la poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. Oh, io apprezzo in modo adeguato questa frase altamente democratica. Ora te ne vai a casa a dormire. Hai 2 occhiaie che sono profonde e grandi come una scodella di zuppa. Mario, come tuo superiore, ti devo intimare di consegnare la posta giacente. Sì. Sì. Intanto sei sempre lì perduto dietro a quella. Ricordati che oggi Beatrice è bella, ma fra 50 anni sarà brutta come tutte le altre. No, Beatrice non diventerà mai brutta. Ecco qua. Segreto in me, dei vostri occhi, il fulgore io custodii, beata Beatrice. Che c'entra Beatrice? È una poesia. Ah, da Dante Alighieri. No, Gabriele D'Annunzio, il mio poeta. Suo poeta? Ha scritto una cosa su Beatrice? Non mi piace. Ecco qua. Strano. Pensavo che un'inna a Beatrice ti potesse piacere. Grazie, arrivederci. La bella addormentata. Buonasera. Buonasera, maresciallo. Servi i soliti al maresciallo e mettili pure a me. Grazie. Diventa sempre più bella la vostra ragazza. Maresciallo mio, se sapessimo com'è difficile mantenere a bada questa ragazza. Ma i giovani di oggi non sono più come una volta, donna Rosa. Hanno tutto e vogliono la luna. Io ricordo la mia povera mamma, buonanima. Bastava che parlassi, io tremavo. È vero. Buonanotte, zio. Buonanotte, maresciallo. Buonanotte, bella, buonanotte. Ma buono sto passizzare. Sì, è proprio uno zucchero.
Buonanotte, Marisa. Ragazzi, trovate una brava persona che non è comunista. Se Neruda non crede in Dio, perché Dio dovrebbe credere in Neruda? Che testimonianza sarebbe? Dio non ha mai detto che un comunista non può essere testimone. Allora io non mi sposo. Tu ti sposi più per avere Neruda come testimone che me come moglie. No, signore, amore mio, è che Neruda è cattolico. È cattolico, lo so io. In Russia i comunisti si mangiano i bambini. Come fa a essere cattolico? A me Don Pablo non sembra il tipo. Intanto Neruda ha una bella moglie, una certa età e non ha figli. Come ve lo spiegate? Perché mo, secondo voi, cioè Don Pablo si è mangiato i figli? E chi lo sa? Per favore. Comunque la mia risposta è no. E lo dico anche per te. Come fa uno che ha ispirato al tuo sposo quella robaccia sudicia, nuda? No, quella è una poesia. E lasciamo perdere il resto. Non è degno di testimoniare alla vostra felicità. Lei lo diceva, io gli del Gesù di vivere abbastanza e vedere mio figlio con un lavoro, sposato e prendere le bambine. Ma purtroppo non ce l'ha fatta. Bella che Il sfigura. Signore quando l'ha chiamato con sé, lui nemmeno un lavoro c'aveva. Oggi la mia povera moglie dal cielo vede in lui e l'ha accontentato, perché o bene o male una moglie c'è. Insomma qualcosa fa. Anche se è un lavoro che lei desiderava, non è un lavoro come questo. Auguri, bravo, bravo. Auguri, auguri a tutti. Evviva, evviva! Grazie. Che fai? Bevi il vino? Compagno, scusa. Mi sono dimenticato, c'era questo per te. Grazie. ¿Podemos volver? Se necesita una semana para obtener los documentos. Estoy demasiado feliz. No lo puedo creer. Buone notizie. Evviva gli sposi! Evviva gli sposi! Col cuore casto, con occhi puri, celebro la tua bellezza, trattenendo il sangue perché sorga e segua la linea, il tuo contorno, perché ti stenda sulla mia ode come in una terra di bosco o nella spuma, in un aroma terrestre o in una musica marina.
E ora io vorrei brindare al mio amico Mario e dire che piacere è stato per me aver dato un contributo, in piccola parte, alla sua felicità. Salute. E infine vorrei dire che in questa giornata così particolare mi sono arrivate bellissime notizie. L'ordine d'arresto nei nostri confronti è stato revocato. E dunque possiamo, Matilde e io, ritornare nel paese che tanto amiamo, il Cile. No, Don Papa. Ma come? Da domani tu sarai un disoccupato. No, veramente no. Non voglio niente. Mi mancherai, Mario. Voi mi mancherete, ma io. Però tanto mi scrivete. Ma sicuro? Nel mio paese, sai, le cose cambiano continuamente. Oggi mi fanno tornare. Domani un fatto nuovo. Io sono costretto a scappare un'altra volta. A ogni modo lascio qui alcune cose. Se vieni di tanto in tanto a dare uno sguardo. E poi dopo ti farò sapere dove mandarmene. Forse me lo porto proprio io in Cile. Questo sarebbe magnifico. Questo vi serve? Volete portare? Sì. Grazie. C'è un altro poeta, ho scoperto, che ha scritto una poesia su Beatrice. Si chiama D'Annunzio. Sapete? Sì, lo sai. Pure voi la potete scrivere allora. Arrivederci. Arrivederci.
sono un segno di civiltà e di modernità. Basta con le navi cisterne che vanno e vengono dalla terraferma all'isola. Il nostro candidato si impegna a condurre tutti noi su una nuova strada. Vota Di Cosimo! Vota Di Cosimo! Vota Di Cosimo! Questo è per voi, votate Di Cosimo. Pure 2 anni fa ci hanno dato un biglietto che prometteva l'arrivo diretto dell'acqua all'isola. 2 anni fa non era stato Di Cosimo a promettervela. Quello che c'è scritto su quel foglio di carta non è una promessa, è un impegno, un giuramento. E Dio ne è testimone. Mario, che a te non ti interessa quello che sto dicendo? Io voto comunista. Come? Io voto comunista. Ho sentito che ti è venuto il pallino della poesia. Mi dicono che fai concorrenza a Pablo Neruda. Ricordati però che i poeti possono fare anche molto danno alla gente. E quando vengono a Tusine che si pongono? Ah, per voi a 300 lire. 300 lire. Ehi. Per questo prezzo mi devi garantire che per ogni vongola ci sia una da me. perla. Ya, fammi un buon prezzo. Ah, se è per questo vi faccio un poco di sconto. Ah, va bene? ecco, va buono. Va buono, Grazie. però. Oh, ma i pescatori già sono abbastanza sfruttati. Ha detto 300 lire, perché si ha di fare sto sconto? Io non voglio sfruttare nessuno. Arrivederci. Ah, perché non ti fai le fatte tu? Beh, volevo aiutare. Che c'è? Guarda qua. È in Russia per consegnare un premio. In Russia? Ah. Vabbè, ma allora stando da queste parti, questo pure che viene. Ma Mario, ma lui è un uomo impegnato. Deve vedere tutte le personalità che non ha visto perché era esiliato. E poi è molto amato nel Cile. Non può venire qua, non ha tempo. È uguale, sta bene, Ah. Il giovane Milovan Perkovic. Perkovic, consacrato poeta dal maestro. Me lo tengo. Ma che tengo? Lo devo mettere qua con tutti gli altri. Ah. Però puoi venire a vederlo quando vuoi, Il vostro candidato si impegna a condurre tutti noi su una nuova strada. Vota Di Cosimo per la nuova civiltà, per il bene della nostra isola. Vota Di Cosimo. Ma che è venuto qua quello? Quello chi? Di Cosimo. Ah, sì. Sì. Perché ridete? Di Cosima ci ha servito la fortuna in un piatto d'argento. Sì, e che fortuna. Devono venire in paese 20 famiglie di operai per il lavoro dell'acqua. E così Di Cosima ci ha chiesto se possiamo fargli da mangiare mattina e sera. Noi non ce lo possiamo fare. Ma noi gli abbiamo detto di sì. Saranno qui 2 anni. Come? Ma senza chiedere niente a me? Ma ha fatto pochi conti. I soldi, voi solo quello sapete pensare. Qua 20 famiglie dove le mettiamo? E faremo 2 turni. 3 se necessario. Oh, fate come volete. No, facciamo come vogliamo. Sareste disposto a mettervi in cucina, signor marito? In cucina? Sì. Pomodori, rosse viscere, freschi soli. Carciofi, vestiti da guerrieri e bruniti come melagrane. Aglio, avorio prezioso.
Voleva un brindisi a Beatrice! Ah, bello che Bravo, signorina! Dobbiamo assassinarlo, ahimè. Affondare il coltello nella sua polpa vivente. Mario! No. Guarda. Pablo, che dici? È a Parigi. Ho amato invece molto l'Italia, dove ho partecipato ad una vita felice, in piena solitudine e fra la gente più semplice del mondo. Che cosa ricorda con maggiore nostalgia del nostro paese? La nostalgia è un sentimento che posso riservare solo alla mia patria, però non dimenticherò mai le mie passeggiate sulla spiaggia e fra le rocce, dove crescono piante e fiori minuscoli, cresciuti esattamente come in una grande composizione di giardinaggio. Continua. È finito. Ah, sì. E di noi non parla proprio. Che devo parlare di noi? In un'intervista che uno si mette a poeta, uno parla in generale della natura, no? Uno mette a parlare della gente che ha conosciuto. Uccello che ha mangiato, vola via. Io per me dico che quello non si ricorda nemmeno che faccia abbia. Quando mai? Ma che... Dai risultati del 7 giugno dipende il domani della nostra terra. Per questo domani vai a votare. Città d'Italia dove fioriscono i commerci e le industrie, le professioni e i mestieri. La democrazia ha offerto durante la campagna elettorale liberi comizi per chiarire le opinioni. Se hai dubbi, risolvili votando. Se hai una certezza, ribadiscila sulla tua scheda. 1 l'appuntamento, 7 giugno. La Democrazia Cristiana è uscita vittoriosa in tutte le regioni d'Italia. Il segretario del partito ha espresso la sua soddisfazione. Soddisfazione. Non ce l'hanno fatta. Ma no, hanno vinto tutte le regioni d'Italia, dici? Ma non se ne fanno niente di quel pugno di voti. La legge truffa non può scattare, hai capito? Hanno vinto una battaglia, non la guerra. Ma quello la vinciamo noi. E chi se no? Ma dobbiamo impegnarci, lottare, e noi lotteremo. Solo così potremo spezzare le nostre catene e saremo liberi. Tanto qua, pure quando hai spezzato le catene, ma dove vai? Che fai? Se Don Pablo ti sentisse, non ti approverebbe. Don Pablo, ancora Don Pablo ti sentisse, Don Pablo non mi sente. Pablo chissà che c'è da fare, dove sta, che sta facendo. E che sono sti facce da funerale? Beh, sa, dottor Di Cosimo, per noi è stato un grave guaio. Noi ci contavamo su questi 2 anni di lavoro. Avevamo fatto qualche progetto e pure qualche debito. Lo so, donna Rosalia. È un peccato lasciare i lavori a metà. Ma speriamo di riprenderli al più presto. Presto quando? Non lo so. Dipende. Ma vi assicuro che non passerà troppo tempo. Comunque, per oggi non vedo l'ora di assaggiare la vostra cucina. Dipende da che? I problemi di impresa sono complessi. I problemi di un'impresa non li capisco. Però mica sono scemo. Qua lo sapevamo tutti quanti che appena venivate eletti i lavori venivano interrotti.
sangue caldo il marito, Pensa se stavo ancora qua Don Pablo. Forse le elezioni andavano meglio. Mario, ti devo dire una cosa. Sono incinta. No, veramente? Sì. Veramente sei incinta? Sì. Dobbiamo andare via. Qui non c'è sta nessuno che ci capisce. Qua sono tutto troppo ignorante. Ce ne andiamo in Cile e Pablito cresce là, respira la poesia. Pablito. Pablito, io pensavo che è brutto. Come Neruda, no? È un bel augurio per il nostro figlio. L'afflitta anima mia, Padre, sazia. Sei Mario? No, sta avanti. È là davanti. Sei Mario? Sì. È arrivata una lettera dal Cile. Mettimela in tasca, no? Per Sì. favore. Va bene. Dai, apri. Aspetta, Mario Ruo. La prima lettera che riceve in vita mia. Santiago, 15 ottobre 1953. Egregio Signore, la prego di voler inviare alcuni oggetti appartenenti al signor Pablo Neruda che si trovano nella casa dove ha abitato durante la sua permanenza in Italia. Segue indirizzo ed elenco dei suddetti oggetti. Segretario del dottor Neruda. E per te? Non una parola, non un saluto. Ed è partito da più di un anno. Ma io l'ho detto, uccello che ha mangiato vola via. Del resto la gente è gentile soltanto quando gli sei utile. Un'altra volta uccello che ha mangiato, ma come di che? Cioè che come gli ho fatti a questa persona? Anzi, sono stato io sempre a chiederlo, Don Pablo, mi correggete questa metafora, Don Pablo, mi leggete una poesia. Io sono stato a dare fastidio a lui, ho fatto comodo. Non chissà mo che gli ho fatto. Eppure lui lo sapeva che io come poeta non valeva niente. Lo sapeva, capito? E mi ha trattato invece come un amico, sempre, come un fratello mi ha trattato. Non è vero, Mario, che tu non vali niente. E poi,
Io non lo chiamo Pablito. Che c'entra il bambino adesso? Perché io sono un poeta, io. Sono un poeta. Ho scritto mai qualcosa, ho scritto mai qualche poesia. No, Mario, però... Allora, no, Mario, mai. Diciamolo, Cioè, perché questo si deve ricordare di me? Come poeta non vale niente, no? Che si ricordi come postino? Uno si ricorda un postino che mi portava la posta quando stavo in Italia, come comunista. Nemmeno, non è che sono stato. A me pare normale così. Cioè che lui vabbè. Domani andiamo là e spediamo la roba. Queridos compañeros, escuché recién vuestra grabación, que me ha alegrado tanto. Me da mucho gusto publicar el libro en Chile, me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha llegado a ser un gran amigo mío, Mario Ruopolo. Ho detto che sono qui con un amico che vuole salutarli e dirgli una cosa bella di questa bellissima terra che mi sta ospitando. Sì. Buongiorno. No, lì. Buongiorno. Una cosa bella dell'isola. Sì, una delle meraviglie della tua isola. Beatrice Russo. Sì, muy bien.
Ma è sicuro che funziona pure fuori, no? Ma scusa, se funziona dentro, funzionerà anche fuori, no? Qua funziona? Ecco. 1, 2, 3. C'è la luce rossa. Sì, è accesa. Vai, vedi. Numero 1. Onde alla cala di sotto. Piccole. Vai, vai. Numero 2. Onde grandi. Vai! Numero 3. Vento della scogliera. Numero 4. Vento dei cespugli. Numero 5. Reti tristi di mio padre. Numero 6. Basta così! Campana dell'Addolorata. Con prete. Bello però. Non me ne ero mai accorto che era così bello. Numero 7. Cielo stellato dell'isola. Numero 8. Cuore di Pablito. Davvero? Poi si sente tutto. Ah sì? Sì. Si sente. Si sente il cuore di Pablito. Allora vado, Io non lo chiamo Pablito. Ah, pero yo no estoy ahí. ¿Y tú? ¿Quién eres? Pablito, vieni. Pablito, vieni a mano. Lui non l'ha mai conosciuto. È nato pochi giorni dopo. È stata dura all'inizio senza di lui, ma adesso va meglio. Comunque c'è qualcosa che lui aveva fatto per voi. Avrei dovuto spedirvelo, ma poi l'ho tenuto per me.
l'ascolto sempre. Carissimo Don Pablo e Mario, spero che non vi siete scordati di me. E, vabbè, comunque, niente. Vi ricordate che voi una volta mi avete chiesto di raccontare una cosa bella della mia terra ai vostri amici e che a me non mi veniva niente? Adesso lo so. Perciò vi voglio mandare questo nastro che potete far sentire pure ai vostri amici se volete, se no lo sentite voi. E secondo me vi ricordate di me e dell'Italia. E quando siete partito io pensavo che vi eravate portato tutte le cose belle con voi. Ma invece adesso lo so, adesso ho capito che mi avete lasciato qualcosa. Poi vi volevo dire che ho scritto una poesia, ma non ve la dico perché mi vergogno. L'ho intitolata Canto per Pablo Neruda. Pure se parlo del mare, perché è dedicata a voi. Se voi non foste capitati nella mia vita non l'avrei mai scritto. Sono stato invitato a leggerlo in pubblico e anche se so che mi tremerà la voce sarò felice e voi sentirete la gente che applaudirà quando sente il vostro nome. Abbiamo con noi il compagno Mario Ruotolo, che ci leggerà una poesia che lui stesso ha dedicato al grande poeta che noi tutti conosciamo, Pablo Neruda! Compagni! Vi invitiamo a salire sul palco il compagno Mario Ruotolo! Hai visto? Evviva! È lui Mario Ruotolo, lasciatelo passare. Anzi, lasciateci passare. No, permesso, devo registrare. Dobbiamo andare sul palco. È lui Mario Ruotolo. Mario, dove sei? Mario Ruotolo! Compagni! Calmi! Mantenete la calma! Compagni!